Ciao a tutti carissimi, benvenuti in questo nuovo video. Per prima cosa ne approfitto per abbracciarvi forte e spero che siete tutti bene sia fisicamente che psicologicamente, nonostante il periodo difficile che stiamo attraversando. Grazie a tutti per la vostra pazienza durante questi mesi di assenza. In pratica, appena hanno annunciato il lockdown in Francia, sono subito tornata in Italia dalla mia famiglia, dove non me la sono granché sentita di filmare video. Ero molto impegnata a cercare di stare in forma il più possibile a livello di danza e ho preferito approfittare al massimo del tempo che avevo con i miei genitori e mio fratello senza prendere altri impegni. Tra l'altro è paradossale come in una situazione così insolita e per molti aspetti catastrofica si possa comunque sempre trovare un lato positivo, perché per esempio per quanto mi riguarda erano anni che non passavo così tante settimane di fila a casa in Italia, neanche durante l'estate, e per questo ne sono molto grata e ho cercato di cogliere ogni istante. Poi appunto c'è stata l'estate e di nuovo stessa storia, ma ora sono finalmente tornata e ricomincerò a filmare video e a parlare con voi. In questo periodo in cui non siamo più bloccati in casa come questa primavera, ma in cui il concetto di viaggiare rimane comunque abbastanza difficile e limitato, ho pensato di farvi evadere un po' e di condividere con voi alcuni momenti della tournée in Giappone con l'Opera di Parigi, a cui ho avuto la fortuna di partecipare a fine febbraio e inizio marzo. Tra l'altro sono rientrata letteralmente una settimana prima del lockdown. Il venerdì prima ero a Tokyo, il venerdì dopo ero rientrata in Francia e chiudevano tutti i bar e i ristoranti e la domenica sera eravamo tutti belli che a casa. Comunque, per questa tournée eravamo divisi in due gruppi, uno che ballava 5 spettacoli di Giselle e che doveva rimanere 10 giorni e l'altro che ballava sia i 5 spettacoli di Giselle che 5 di Onegin di Gianfranco e che doveva rimanere 2 settimane intere. Io facevo parte del primo gruppo, ma avevamo la possibilità di chiedere di farci spostare il biglietto di ritorno, perciò con una mia amica abbiamo deciso di rimanere 4 giorni in più per approfittare al massimo di questo viaggio e siamo felicissimi di averlo fatto perché, vabbè, intanto poi abbiamo passato 2 mesi in cui andare al supermercato era come fare un viaggio su Marte. Ma a parte gli scherzi, durante i giorni delle prove e degli spettacoli non abbiamo quasi avuto tempo di visitare niente, perciò sarebbe stato un po' frustrante partire subito dopo l'ultima di Giselle, mentre così negli ultimi giorni non avevamo più impegni con la danza ed eravamo praticamente in vacanza. Tutto è iniziato il 22 febbraio, giorno della partenza, ma non nel migliore dei modi. Infatti quella mattina mi sono già stressata parecchio perché ero un po' in ritardo, non trovavo delle cose che dovevo portare e non sono neanche riuscita a filmare l'introduzione di questo vlog, perciò da lì ho deciso che ve l'avrei raccontato a posteriori come sto facendo ora. Ma vabbè, passiamo oltre. Sono comunque riuscita a chiudere le valigie pur dimenticandomi della roba a casa e mi sono diretta verso il Palais Garnier dove ci aspettava un bus per portarci all'aeroporto, esattamente come l'anno prima per la tournée a Singapore e a Shanghai. Tra l'altro se vi siete persi quel video vi lascio il link qui sotto. La prima cosa che mi ha colpito sin dai primi giorni è la varietà e la diversità di Tokyo. C'è di tutto, dai quartieri d'affari super moderni pieni di grattacieli a quelli più residenziali a misura d'uomo con dei caffè e dei negozietti carinissimi in cui sembra di stare quasi come in un villaggio, non di certo in una metropoli. Ecco, in realtà Tokyo è talmente grande che non la descriverei neanche come un insieme di quartieri, ma quasi come un insieme di piccole città, tutte vicine tra di loro, ognuna col suo paesaggio urbano e il suo modo di vivere ben particolare, e questa varietà mi è subito affascinata. Il giorno dopo il nostro arrivo era di riposo per lasciarci un po' riprendere dal jet lag e non avevamo impegni con la danza, perciò con la mia compagna di stanza abbiamo cercato di dormire il più possibile e poi ne abbiamo approfittato per iniziare a visitare. E la nostra prima destinazione, che è probabilmente la più famosa della città, è stata l'incrocio di Shibuya. Tra l'altro nel corso delle 2 settimane ci sono tornata varie volte perché è un quartiere pieno di negozi e di centri commerciali, perciò perfetto per trovare dei regali da portare via. Lì per esempio c'era lo store Yumiko, che è una delle mie marche di body preferite in assoluto, e ci sono solo 3 boutique in tutto il mondo, le altre 2 sono a New York e a Berlino, perciò come potete immaginare ho colto l'occasione al volo e ho fatto scorta di body. Nei primissimi giorni, quando non avevamo ancora tantissime prove e gli spettacoli non erano ancora iniziati, abbiamo anche potuto visitare il tempio shintoista di Meiji Jingu, Harajuku, il quartiere tipico della pop culture con dei negozi alquanto strampalati. Poi siamo saliti all'ultimo piano del palazzo del governo metropolitano per ammirare la città dall'alto ed è così che si capisce veramente quanto Tokyo sia immensa. Quando c'è bel tempo a quanto pare si riesce anche a vedere il monte Fuji, ma come potete vedere quel giorno purtroppo il cielo era stragrigio.
E infine, più vicino al teatro dove ballavamo, cioè il Bunka Kaikan, siamo andate al mercato di Ueno. E lì ho scoperto che in Giappone le scarpe da ginnastica originali di tutte le marche più famose, tipo Adidas, Nike, Fila, eccetera, costano molto meno che in Europa. Non so esattamente perché, ma se un giorno andate in Giappone tenetene conto. E poi, sempre non lontano dal teatro, c'era il tempio buddista di Senso-ji. Per arrivarci si passa da una strada piena di negozi di souvenir e di street food. E poi, una volta in cima alla scalinata, prima di entrare veramente nel tempio, un'attività un po' folcloristica da fare è interrogare l'oracolo. In pratica si fa un'offerta inserendo una moneta da 100 yen, che sarebbero neanche un euro, in un buchino come quello di un distributore o di una cassa automatica. Poi si scuote un cilindro di metallo con una foratura in fondo, dal quale si estrae un bastoncino su cui è scritto un numero in giapponese. Poi da una cassettiera si prende un nomikuji, cioè un biglietto della fortuna, dal cassettino col numero corrispondente a quello del bastoncino, e se il messaggio del nomikuji è fortunato lo si prende con sé affinché faccia il suo effetto, e se invece è sfortunato, come mi è successo, va legato a un'asticella di metallo lì nel tempio per lasciare simbolicamente la sfortuna annodata lì e per non portarsela dietro. Poi è iniziato il periodo più intenso a teatro, con tutte le prove e gli spettacoli di Giselle, e in particolare ci sono stati 2 giorni in cui abbiamo avuto 3 spettacoli nell'arco di 28 ore. Sì, ho contato esattamente. Il primo è iniziato all'1, il secondo alle 6 e il terzo è finito alle 5 del pomeriggio del giorno dopo, e non è stato facile, ma solo l'idea di ballare un balletto così iconico con l'opera in Giappone dà una tale scarica di adrenalina che sul momento non si ha neanche tempo di sentire la stanchezza. Il secondo atto, quello delle villi, è particolarmente difficile per il corpo di ballo, non tanto tecnicamente, ma perché per essere perfettamente tutte insieme e in linea ci vuole molta concentrazione. Ed è anche un filo stressante perché l'opera è reputata proprio per la perfezione del suo corpo di ballo, perciò i maîtres de ballet sono molto esigenti su questo aspetto. Il teatro Bunka Kaikan è famoso per le centinaia di scritte e di poster sui suoi muri. Ovunque dietro le quinte, nei camerini e nei corridoi, tutti gli artisti, le compagnie di danza, le orchestre, i cori, eccetera, hanno scritto i loro nomi e la data in cui sono venuti ad esibirsi per lasciare un ricordo, una traccia, insomma, e questo da decenni, perciò si sono creati quasi dei murales di scritte che hanno reso il teatro unico. Dopo l'ultima di Giselle, la NBS, che è la fondazione che ci ha invitati a ballare in Giappone, ha organizzato un bel ricevimento in una sala molto lussureggiante del Tokyo Ballet, dove però non potevo filmare perché era piena di opere e di collezioni private. E poi abbiamo finito la serata al karaoke, esperienza super giapponese e asiatica in generale, che non poteva assolutamente mancare e in effetti è stato divertentissimo. Con la fine degli spettacoli è iniziato il nostro famoso periodo di vacanza e siccome ovviamente l'hotel non era più a spese dell'opera, abbiamo deciso di andare in un altro e di cambiare quartiere per scoprirne uno nuovo e abbiamo scelto quello di Ginza, che sembrava letteralmente Times Square. Era pieno di grattacieli, negozi, gente che andava da tutte le parti e insegne luminose molto belle di notte. E l'unica differenza con New York erano le scritte in giapponese. Abbiamo fatto molto bene perché era parecchio diverso dal quartiere di Shinagawa dove stavamo con l'opera, che è più residenziale e decentrato e ha meno personalità, non era proprio in stile tipico giapponese e la zona era un po' più noiosa. Nel nostro primo giorno libero le previsioni davano bel tempo, perciò siamo andati a vedere il Monte Fuji, che era uno dei miei più grandi sogni. Il Monte Fuji si trova nella regione dei Cinque Laghi, che è a circa 2 ore e mezzo di treno dal centro di Tokyo, e per vederlo bene avevamo deciso di fare il giro o di barca o di bus di uno dei 5 per fare delle belle foto e stare un'oretta sedute a goderci la vista. Una volta lì abbiamo scelto il giro in bus intorno al lago Yamanaka-ko.
ma a quanto pare la meteo è molto difficile da prevedere in Giappone per via della vicinanza al mare, dei venti, eccetera, e purtroppo verso metà giornata il tempo si è guastato e mentre facevamo il famoso giro del lago, le nuvole hanno coperto il monte e non si vedeva più niente. Per fortuna nel tragitto di andata in treno si vedeva già un pochino da lontano e sono riuscita a filmarlo per avere un piccolo ricordo. Nei nostri ultimi giorni abbiamo anche fatto shopping a Ginza, nel negozio Uniqlo più grande del mondo, da Muji, anche lui grandissimo, e da Shiseido. Poi siamo andate nel quartiere di Akihabara, che è sostanzialmente il regno dei fan di manga e di videogiochi. Ci sono grattacieli interi che vendono tutti i manga possibili e immaginabili, DVD di anime, figurine dei personaggi e gadget di ogni tipo. E non poteva ovviamente mancare il sushi, il più buono di tutti l'abbiamo mangiato per colazione, sì, per colazione, al mercato del pesce fresco col salmone e il tonno pescati la mattina stessa. Era fantastico. E questo era nella nuova sede di questo mercato, che è in una zona piuttosto decentrata e industriale in cui è stato spostato 2 anni fa, mentre subito dopo siamo andate nella vecchia sede, che invece è nella baia del centro città e in cui ormai si vendono altri tipi di prodotti alimentari. È più in stile tradizionale e devo ammettere che aveva molto più charme. Per finire abbiamo visto il parco Rikugi, che storicamente apparteneva ad un'importante famiglia giapponese, e che è stato donato alla città di Tokyo solo negli anni 50. E il Golden Gai, una zona vicino al quartiere di Shinjuku, quello del palazzo del governo metropolitano, ma che è completamente diverso dai grattacieli intorno. Saranno 5-6 stradine in croce con delle casette a 1 o 2 piani massimo, come un mini villaggio, famose per le decine di mini bar che possono ospitare massimo 5-6 persone. Purtroppo però ci sono anche molte cose che non sono riuscita a fare, infatti per via del coronavirus molti luoghi pubblici erano stati chiusi per precauzione, tra l'altro molto prima che in Europa e negli Stati Uniti, per esempio il Museo Nazionale, i giardini del Palazzo Imperiale e gli allenamenti dei lottatori di sumo, che di solito sono aperti al pubblico. Avevo anche molto sentito parlare dell'educazione dei giapponesi e effettivamente hanno dei modi estremamente rispettosi, porgono sempre gli oggetti con 2 mani inclinando la testa, ripetono spessissimo grazie, prego, per favore, ed è molto piacevole perché fa sì che tutte le interazioni anche con i turisti siano sempre cordiali ed educate, ma a volte sembravano quasi dei gesti un po' meccanici ed era un po' difficile capire cosa pensassero veramente, diventava tutto un po' più anonimo. Ed ecco qui carissimi, è stato un viaggio bellissimo che sognavo di fare da tempo e mi sono divertita veramente tanto. Tokyo è una città bellissima e non vedo già l'ora di tornarci e magari di andare anche a Kyoto e di riprovarci col Monte Fuji. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto evadere anche solo per un quarto d'ora dall'ardua realtà che stiamo vivendo. A me in ogni caso ha fatto un certo effetto rivedere dopo qualche mese tutte queste immagini e questi ricordi mentre preparavo questo video. Ancora una volta, prendetevi cura di voi stessi e delle vostre famiglie e spero che potremo tutti presto ritrovare le nostre vite di prima. Nel frattempo vi mando un bacione grande, forza e coraggio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!